benentrati a questo webinar appunto che fa vedere un po' a tutti qual è l'approccio della consulenza di architettura Feng Shui. Dopodiché vediamo dei casi studio e analizziamo insieme. Però era importante che vi faccio un inquadramento per farvi capire che cos'è la mole di lavoro, di analisi che stanno dietro a questo tipo di approccio. Allora, parte già subito qui una visione particolare, cioè a sinistra vediamo una roba strana che è uno strumento chiamato Luo Pan, in cinese vuol dire piatto del cielo, pozzo del cielo, perché è un pozzo dove c'è la bussola e il cielo che sarebbe la realtà metafisica in parte, astronomica, astrologica in altra, che si inquadra dentro questo sistema. È come dire un'analisi di un territorio, non tanto da un punto di vista urbanistico, tecnico, delle curve di livello, che ne so, di tutte le proporzioni urbanistiche che abbiamo noi architetti o ingegneri da dover conseguire, ma è quasi una progettazione che risale invece a dei diktat celesti, quindi cambia un po' i livelli. A destra troviamo invece una cosa abbastanza complessa, ma me la chiarisco abbastanza velocemente, che è l'inquadramento dell'architettura Feng Shui, come si pone. Cioè, in un certo senso è una partenza da un qualcosa che è invisibile, una percezione invisibile, questa è la realtà, è spiegata dalla filosofia in cinese. La realtà è qualcosa di invisibile che diventa visibile, questo del Do Yin e lo Yang, inteso come le due polarità che soggiacciono al dualismo della vita. Dopodiché diventa cinque elementi è l'aspetto, la loro, diciamo, modo di operare all'interno di questo dualismo che non è, come dire, non è semplice, è troppo semplificato, quindi passare a 5 elementi diventa un qualcosa di più fattibile. 5 elementi che diventano poi una realtà di analisi all'interno di quelle che sono le tre grandi vie così chiamate. La via del cielo, la via della terra e la via dell'uomo. La via del cielo nella sua visione visibile e invisibile, cioè immaginiamo esistono le maree visibili, perché esistono queste, la via del cielo, ovviamente perché c'è la luna che si muove, crea questa interazione, quindi c'è la parte invisibile. La via della terra visibile e invisibile, perché tante cose che anche noi vediamo, non so, l'atmosfera di uno spazio è qualcosa di invisibile, non riusciamo a capire perché si sta bene in uno spazio, i colori, la luce, l'impianto, le forme, ci sono delle cose che non vediamo. Questo è l'aspetto invisibile. L'aspetto visibile invece è le forme che vediamo. La via dell'uomo invece, nell'aspetto visibile e invisibile, è la parte consapevole, quella è visibile, noi siamo coscienti di tante cose che succedono, ma ci sono tante cose anche non coscienti che lavorano dentro di noi. Pensate a tutta la pubblicità, per esempio, come lavora sugli aspetti subliminari, per esempio, che c'entrano dentro. Bene, ma anche questo il marketing lavora tantissimo in questo aspetto. Ora, cielo, uomo, terra è la triade molto importante. Questa triade ci cerca di completarla al massimo per poter portare avanti l'architettura Feng Shui. Quindi abbiamo detto che useremo degli strumenti che sono i 5 elementi, che sono 5 fasi di osservare l'energia, un'energia che è duale, che parte da una unità in manifesta. Questa visione tripartita tra l'uomo che è all'interno di uno spazio, la forma e il cielo che governa è la visione, diciamo, feng shuistica, olistica, antica. Tutto questo lavoro qui rientra poi nel costruire un manufatto, quindi che sarebbe l'architettura, no? E che ha dentro i principi comunque che vibrano. Quindi in poche parole noi ricreiamo un qualcosa che non è un manufatto sterile, ma è qualcosa che abbia una sua forza, una sua energia. Questo sarebbe quello che ci auspichiamo con l'architettura Feng Shui. Uno potrebbe chiedersi ma perché non l'hai chiamata Feng Shui e basta? Ma perché io ho preso la classicità del Feng Shui e l'ho edulcorata con tantissimi studi che ho fatto. Essendo architetto ho messo dentro lo studio del colore, delle forme, la psicologia delle forme, la psicologia anche nostra delle proiezioni a seconda delle nostre strutture caratteriali, e questa è la via dell'uomo. Ho messo dentro anche processi di radiestesia, processi di, diciamo, rabdomanzia, analisi del luogo, il genius loci, tutte cose che vengono dalla nostra anche cultura. Quindi è un po', potremmo dire, riprendere anche l'architettura con la maiuscola, potremmo dire, cioè quella che era anche l'architettura antica in tutti i suoi frangenti di un luogo. Quindi però ho dovuto mettere l'architettura Feng Shui perché ho preso origine da questo.
nei vari viaggi che ho fatto con i vari incontri di maestri nel mondo, sono riuscito piano piano a stendere giù tutta quella che è il paradigma di analisi. Il paradigma di analisi parte dalla via della Terra, così chiamata. La via della Terra ha tantissimi aneddoti che ci impongono l'analisi di un territorio, un po' quello che facciamo all'università quando facevamo le varie layer e schede, no, di analisi del territorio, solo che qua sono analisi energetiche del territorio. Qua vediamo per esempio una conformazione di energia che segue il crinale delle montagne verso Hong Kong e la conformazione di energia che segue i flussi, diciamo, d'acqua, le correnti verso questi elementi paesaggistici, cioè le energie delle montagne, le energie delle acque. Il Feng Shui vuol dire Feng vento, Shui acqua, Feng vento che viene dalle montagne, che viene dal cielo. È un po' come dire cielo-terra, Kan-yu, un altro modo di rappresentarlo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire ricercare. Cosa vuol dire questa parola Feng Shui? Vuol dire trovare quell'equilibrio di due forze che unendosi creano Qi, cioè creano energia. E non tutti i luoghi, non tutti i posti, non tutti i momenti hanno questo impatto, questo tipo di energia. Qua vedete delle immagini appunto di progettazione dove si guardano i rapporti, per esempio, delle acque. Questo è un giardino che è stato fatto a Sydney. I rapporti delle acque, i rapporti della ventilazione anche nei palazzi, la distribuzione, potremmo dire anche della viabilità, anche il flusso dell'aria. Tutte queste analisi sono analisi per noi importanti perché ci fanno comprendere un po' come si muove l'energia in un posto. Come si muove l'energia in un posto in realtà è un protocollo, cioè è un protocollo abbastanza complesso che parte, come vi stavo dicendo, dal territorio in grande scala prima, quindi dai crinali in montagna, come scendono, come si muovono, e l'energia yin così chiamata, dall'energia delle acque, quindi acque reali, potrebbe essere un fiume, un lago, qualsiasi cosa, e come si muovono anche questi nella relazione appunto del territorio. Poi andiamo a una scala un po' inferiore e andiamo alle montagne artificiali, che non sono più montagne, ma sono per esempio i palazzi. Quindi se prendiamo dove c'è questo pallino, il punto di nostro riferimento di analisi, troveremo che nel retro di questo spazio c'è tanto edificio, edificabilità, edificato, diciamo. Questo vuol dire qualcosa per noi, vuol dire che dietro tanto edificato, davanti ne ha meno. Questo è qualcosa che ci pone a noi un dualismo tra ciò che io vedo e ciò che io percepisco nel retro. Faccio un esempio per chiarire che questa è una simbologia nel Feng Shui, che si parla di fenicio, di tartaruga, ma fra un po' la vedremo. Andiamo nella scala ancora più vicino per vedere se ci sono che cosa? Delle risonanze, cioè tutto il Feng Shui lavora per senso di risonanza. Risonanza è un principio universale, cioè la vita è un continuo spettro di risonanze, noi siamo immersi in un campo di risonanza, quindi quello che noi siamo vibra e chiama certe realtà e certe situazioni, diciamo, esterne. Qua vediamo la situazione, diciamo, di collegamento nel micro, quindi questa casa che è punto di riferimento. Vediamo che nel retro ancora ha degli edifici che gli stanno vicino, a cui è collegata, è chiamato il collo questo nel Feng Shui, è collegato direttamente, che vuol dire che il retro è molto sostenuto nella casa, sostenuto anche nell'ambiente esterno. E se vuoi sostenuto nelle montagne, perché questo è sempre il punto, che si innalzano all'indietro. Quindi abbiamo una risonanza che continua a arrivare. E andiamo a vedere poi anche il rapporto di come si muovono i palazzi anche all'interno di questo spazio, per passare, questa era la montagna artificiale, per passare poi a quello che è invece l'acqua artificiale, così chiamata, che sono le strade. Le strade sono veicoli di energia, di campi, perché le persone guidando portano campo, un campo bioelettrico, dovete vederlo un po' così quando si entra in questi contesti. E qua c'è tutto uno studio di come comporre, diremmo così, le energie, come si muovono, la viabilità, i fermi pedonali, i fermi delle persone, l'attenzione che anche si creano attraverso questi punti. Questo è nevralgico e sappiate che dai miei studi mi sono reso conto che ne sanno moltissimo di questo le banche, le farmacie, le telefonie, tutte le grandi compagnie. Ho notato che azzeccano sempre i punti, chissà perché. Probabilmente il marketing ha tutti degli aspetti di analisi che vanno molto vicino anche a questi grandi studi. Ricordiamoci che il Feng Shui che cos'è?
è un'antica arte bellica anche, è un'antica arte territoriale di conquista di un territorio, di gestione di un territorio nel tempo. Cioè l'imperatore, diremo così, cinese, in qualche modo aveva al suo fianco dei consiglieri, un po' come da noi il mago Merlino con Re Artù, per capirci. Questi consiglieri erano dei consiglieri energetici, quindi capivano le strategie dove, quando combattere, in che direzioni, in che momento, ma anche che terre dare ai nemici. Attenzione a questo punto, agli inglesi quando sono arrivati, o per esempio appunto come mantenere un popolo e dove mettersi loro nella sovranità. Cioè, qual era il posto migliore per loro insediarsi? Ecco, queste cose qua che noi non ci penseremo mai, loro ne pensavano. Noi per esempio andiamo in un ex palude o in un ex cimitero che non si sa più cos'era e hanno fatto palazzine e andiamo a vivere lì. Allora la domanda è da chiedere, o in un ex macello, per esempio facciamo una scuola, robe del genere, allora dobbiamo chiederci se abbiamo sensibilità di un prima. Ora l'analisi continua e una volta che passa dai flussi esterni, vengono chiamati delle montagne e delle acque, si passa ai cosiddetti quattro animali, che sono quattro simbologie di retro, fronte, sinistra, destra del nostro edificio e le varie risonanze. Questi ci dicono tantissimi aspetti psicologici della persona. Perché? Perché per risonanza il nostro fronte ha delle percezioni per noi, quindi il fronte della casa in qualche modo rimanda a questo tipo di risonanze. E la cosa interessante è che in 20 anni di statistica ho trovato tantissime cose che rientrano. Uno potrebbe dire sì, vabbè, sono antichi studi, ma dov'è la veridicità di questa cosa? È l'esperienza. Però l'esperienza, vedi, ce l'ha anche uno psicologo, quando per esempio vede delle persone e capisce, diciamo, guardando il volto, guardando quello che dicono, la caratterologia, anche che cosa sta succedendo. Cioè, è l'esperienza anche di percepire una sincronia tra persona e quello che succede, tra la scelta di una casa e quello che la persona è, tra la scelta di un marito o di una moglie e quello che la persona è. Noi scegliamo ciò che siamo, quindi attraiamo ciò che dentro di noi c'è. E questo non è solamente per il vestito che mettiamo, ma è anche per la persona che abbiamo, ma tutto quello che si fa intorno a noi. Le nostre scelte non sono scelte razionali, sono scelte, cioè le vere scelte, cioè quello che tu oggi hai realmente intorno a te, le amicizie, gli amici, la persona che ami, tutto quello che tu hai intorno o non hai, il tuo aspetto economico che hai e non hai, tutto questo dice di te, parla di te. Per dirla in breve, se vuoi conoscere una persona, conosci i suoi amici, conosci la sua casa, conosci con chi si rapporta, perché, perché la media di tutto quello che lui si rapporta è la persona. Cioè se la persona sta con una persona che dice ma come fa a stare con quella persona lì? Bene, e quella lì è l'energia della persona. Se poi sta con una persona alta devi fare una media e quello è il risultato. Che tu lo voglia o no, ma la verità è questa, cioè la persona è ciò che è dentro. Questa analisi del territorio che si ribasa, diciamo, sulle quattro animali, quindi abbiamo visto un layer, flussi e quattro animali esterni, va poi a cadere alla parte interna. Quindi riprendiamo il discorso anche dei flussi interni. Cosa sono questi flussi interni? È tutta un'analisi interessantissima che guarda, è un layer diverso di, come potrei dire, di osservazione, un layer che non è un layer distributivo come noi conosciamo come tecnici, ma è energetico, quindi si parla di relazioni tra i flussi dell'aria, dalle porte alle finestre, tra visibilità, un buon design, potremmo dire arriviamo fin lì. Però ci si allarga poi parlando di Qi, di energia sottile. E qui bisognerebbe avere esperienza, cioè chi ha fatto arti marziali, per esempio, o ha usato, non so, tecniche come il Qigong, Tai Chi, o fa terapia in qualche modo con Reiki, insomma, ha usato dei percorsi di energetici. Consideriamo che in Italia ad oggi è stata legalizzata l'agopuntura, per dire che prima era una cosa stranissima che si legava alla digitopressione dello shiatsu, poi è diventata qualcosa di più conclamato finché è stata accettata nel campo medico. Quindi è accettato il fatto che ci sono dei canali energetici che puntati, diciamo, con degli aghi vanno a risuonare su delle fasce di collegamento anche negli organi. Uno potrebbe dire fasce muscolari, membrane muscolari, quello che vuoi, ma l'antica realtà è che noi siamo un campo energetico. Bene,
come vedete la scienza fa piccoli passi, no, nell'accettare diverse questioni. Gli antichi ormai questa cosa l'hanno detto tantissimo tempo fa e stiamo riprendendo anche questo tipo di spunto. Ecco, quindi abbiamo il concetto di energia. Allora, queste energie cosa sono? È l'impatto nostro. Noi entriamo in uno spazio, cosa osserviamo per primo in uno spazio quando entriamo? Questa è una bella domanda, per esempio. Nessuno si risponde. Facciamo un esempio qui. Se io apro questa porta, se apro questa porta, mentre apro la porta, che cos'è che osservo? Se notate, osservo la diagonale opposta, cioè io aprirò e inizierò a osservare la diagonale opposta di quando apro una porta. È inconscia questa cosa, ma ogni volta che apro, col colpo d'occhio vado a guardare l'angolo opposto dello spazio. Perché faccio questo? Perché sono un animale. Cioè, nel senso che anticamente io tutto quello che faccio è per difesa, quindi c'è una parte rettiliana nel mio cervello che lavora sempre impattando gli spazi, cercando di trovare un consenso di sicurezza. Quindi cosa faccio? Guardo l'angolo opposto. Ora, se tutti quelli che entrano in uno spazio, appena aprono una porta, guardano l'angolo opposto, anche per dare il senso della superficie, della distanza, dovete pensare che noi siamo un campo bioelettrico che manda impulsi. E questo, se hai fatto un po' di cammini, ma ti farei vedere come nel corso tantissimi esempi visivi, cioè visivi di persone che hanno capacità di fare tante cose. Adesso non entro troppo nei dettagli, ma è ormai agli occhi di tutti, non è che stai facendo una cosa strana. Noi abbiamo un campo bioelettrico, quando io apro do un impulso verso l'angolo opposto. Quindi questo angolo opposto diventa carico, si dice, si sta caricando. Quindi se io mi sedessi con una scrivania nell'angolo opposto, sarei subito visto qua chi entra, ma io vedrei subito chi entra anche. L'operazione è che se sono seduto lì mi sento meglio. Io come persona leader di quello spazio governo meglio lo spazio, lo controllo di più, posso vedere chi sta per attaccarmi. Lo so, noi non è che viviamo questo come un attacco, ma la nostra parte inconscia lavora e nel tempo, se abbiamo tanti errori di questo senso, ci stanchiamo molto. Molti uffici, per esempio, o posizioni di ufficio sono molto stancanti anche perché le posizioni sono sbagliate. Quindi l'angolo opposto, questo è un esempio, quindi il flusso del C va a vedere diverse cose, come si muove il C, ma ci aiuta la composizione a capire già le aree positive e negative per stare, per fare certi tipi di aspetti più terapeutici, più di relazione, eccetera, eccetera. I flussi dei C passano il grado a un altro layer, che è quello dei quattro animali. Come abbiamo visto nell'aspetto paesaggistico, esiste anche questo nell'aspetto umano. I quattro animali vuol dire che il nostro retro, il nostro fronte, la sinistra e la destra cambiano. Quindi il nostro davanti, se facciamo un esempio, abbiamo una scrivania, abbiamo davanti un muro, il ragazzo che studia ha davanti un muro, quindi ha davanti se stesso, ha davanti una chiusura di se stesso anche. Potrebbe andare bene per uno scrittore, ma neanche tanto per un poeta che deve chiudersi in se stesso, per un meditante, ma per un ragazzo che deve studiare è buono avere una scrivania con un davanti libero, cioè girare la scrivania in modo che veda la stanza. Perché? Perché la stanza è spazio, perché la stanza è progettazione, perché la stanza è pensiero che si libera in uno spazio e dà il potenziale di sentirmi qualcuno o qualcosa entrando in uno spazio. Quindi vedete, semplicemente orientando il nostro riflesso del davanti, del dietro. Se noi il dietro l'abbiamo chiuso, per esempio, ci dà sicurezza. Se il dietro l'abbiamo aperto, ci dà un senso un po' di insicurezza. E così il sinistra e così il destra. La sinistra è più ricettiva, la destra è più emissiva. Questo perché? Perché il cuore è a sinistra, perché il cervello destra e sinistra sono collegati in modo incrociato e quindi la parte analogica è a sinistra, la parte logica è la destra. Come quando noi saliamo una scala, saliamo col piede destro. Perché? Perché è il piede più attivo, ma anche è la parte di noi, diciamo, più dinamica. Quindi questa cosa qui è tutto collegato, insomma, a sinistra e a destra è tutto collegato e ci permette di avere diversi aspetti e questa analisi ci aiuta e vedremo, perché su quegli esempi che faremo entrerò dentro questo modo, ma voglio farvi vedere un attimo quante schede dovrò passare per questo. Cioè, quindi l'analisi dei flussi anche nelle cucine, nelle stanze, nei soggiorni, in tutto ci serve per capire come muoverci, come ordinare, come arredare. Arredare come? Arredare a seconda anche la psicologia della persona. Facciamo un esempio, apro, non so, un a caso qua. Per esempio, se ho un arredamento con due divani uno fronte all'altro, ovviamente chi si siede ha un aspetto abbastanza formale, potremmo dire, perché la persona è frontale, non ha mai un'intimità. Quindi se trovate una casa di questo genere o voi proponete, dovete stare attenti perché in qualche modo
state seguendo una sincronia dovuta al fatto che la persona non ha tanta voglia di chiamare persone e avere intimità, ma gli piace il sistema abbastanza formale. Potrebbe essere un salotto anche di rappresentanza, dove io devo essere là, tu sei lì, ci parliamo, ma con una certa distanza. Diversamente, per esempio, da un angola delle. L'angola delle crea una triangolazione dove noi entrambi guardiamo un centro, non ci guardiamo uno fronte all'altro in cui abbiamo un rapporto anche di scrutamento, no, di noi stessi, ma il nostro campo energetico non va a collidere con l'altro, diciamo, frontalmente, ma lavora in triangolazione. Quindi stiamo guardando insieme un progetto. Quindi questa posizione è molto più cooperante. Questo è vero anche quando andiamo a mangiare fuori con qualcuno. Se tu vuoi andare fuori a mangiare con qualcuno per lavoro, ma vuoi metterti alla prova, provarlo, ti metti di fronte. Se invece è una persona che tu vuoi andarci piano, ti metti laterale e quindi in qualche modo c'è più collaborazione, c'è più un'intimità che si fa meno frontale, perché il frontale richiede anche una certa rapporto di fiducia anche dopo un po' in essere frontale. Insomma, capite che ogni posizione ha una sua valenza, non è scontato ogni cosa che facciamo dove stiamo. Quando prendiamo una piantina, quindi nuda e cruda, in realtà c'è tantissimo che ci sta dicendo, tantissime informazioni che noi possiamo valutare con dei protocolli, e qua dovrei aprirvi un corso che dura 10 incontri solo al primo livello, quindi è un po' complesso, adesso, però voglio farvi vedere, voi che siete all'approccio di una consulenza, intanto farvi capire qualche spunto di come si lavora. Quindi non è solo l'ottica come entra, il rapporto del flusso dell'aria a finestra, illuminazione anche ha molto senso, areazione, posizioni di potere e di controllo rispetto alla porta, punti diciamo di sicurezza rispetto ai punti di invasione. Noi potremmo parlare questi come scorrimenti, no? Quando spesso facciamo un'architettura cerchiamo di creare triangolazioni chiuse, questo rende la situazione più intima. Sono concetti anche di buon design che rientrano, non è qualcosa di così anomalo. Tutto questo è la via della forma, quindi la via della forma nel suo approccio abbiamo visto dei flussi esterni, 4 animali esterni, flussi interni, 4 animali interni, è un blocco. Un blocco che entra poi nel design anche, entra poi nell'oggetto, entra in tantissimi livelli, tutto della forma. Però ho cercato di stringere, farvi capire che questo è l'approccio psicoformale. Poi entriamo in un altro mondo che è la via del cielo. La via del cielo è una via che guarda, ok, la forma, ma c'è qualcosa che si lega al periodo, quando fu costruito qualcosa, e il suo orientamento anche. Beh, oddio, da noi questa cosa non è molto rilevante. Diciamo che nella bioarchitettura, la bioedilizia o anche il solare, gli studi del solare termico, potremmo dire così, qualcosa ci è venuto incontro a dire che certi orientamenti sono meglio di altri. Sì, ma ci siamo fermati lì. Bene, il Feng Shui è andato molto oltre questo, oltre a costruire, dicevo, queste bussole particolari, appunto con tutti questi anelli che bisogna studiare abbastanza per poterli comporre, che danno dei gradi di sottigliezza sul magnetismo. Queste bussole, che ogni anello rappresenta un metodo, rappresenta appunto un metodo di osservazione rispetto alle direzioni cardinali. E qua vediamo il Lo Shu così chiamato, Lo Shu base terra, qua chiamiamo le stelle volanti, Swan Kong Fei Xin. Poi vediamo un'altra scuola, questo vediamo è il Pachai, che è una tecnica minore del Dagua, così chiamato, questo è il Chi delle 9 stelle, quest'altro ancora, insomma tanta bella roba che ci fa spaccare un po' la testa di tanti concetti. Ora, interessanti questi concetti? Direi di sì, perché loro lavorano molto con la risonanza. Ve la spiego un po' così: è come tu che entri in un concerto e sei un violinista e entri dentro e a un certo punto non stai seguendo il ritmo. Fai un qualcosa che è fuori dal ritmo e in qualche modo sei distonico. Questo è quello che facciamo normalmente noi, costruiamo, creiamo cose distoniche. Se tu invece ascolti bene il ritmo, ascolti bene la situazione, entri dentro bene in questo ritmo, ti fai cassa di risonanza, cioè in un certo senso tutta la musica intorno diventa elemento di potere, si chiama, elemento che rientra nel tuo modo di suonare, e questo fa cassa di risonanza e amplifica. È un po' come dire, sei in un territorio, prima di costruire, ma guarda il territorio, guarda come è fatto, guarda gli odori, le forme, il paesaggio, tutto, perché questo ha già in sé il progetto. Il progetto si costruisce con la pancia, non si vive con la testa. È una percezione di forme che ti stanno già arrivando e la tua forma è qualcosa che bilancia, corregge, armonizza un contesto esterno. Questo dovrebbe essere l'architetto, quindi
In un certo senso, il concetto è che il nostro essere è come fosse un codice, un numero. E questo abbastanza gli oroscopi ci dicono qualcosa. Ah, non parlarmi di oroscopi che son quelle cose dei giornalini. Sì, ho capito, ma tu devi capire che anticamente, gli oroscopi erano densissimi di informazioni. Tu adesso prendi qualcosa che è giusto un'informazione letteraria ridicola all'interno, sei della parrucchiera e stai leggendo quella roba lì, ma, l'oroscopo ha 6000 anni di storia, i babilonesi, cioè vai indietro nel tempo. Non era semplicemente una analisi pura e cruda di un qualcosa di così inventato, è un'analisi di flussi e di ritmi. Te la metto così, vai da un contadino e chiedili come coltiva. Ecco, allora pensi che coltivi in modo così spassionato? Guarda la luna, per esempio, e quello è oroscopo, cioè guardare la luna vuol dire guardare dei ritmi, il periodo della merla, sono tutti una serie delle quindicinali all'interno del mese e degli anni, cioè ogni 15 giorni c'è un periodo particolare per, era il calendario agreste, ristudiatelo, ti renderai conto che ancora oggi continua a esistere cosa? Un campo energetico che facilita degli ortaggi o meno la semina, il movimento della terra. Questa roba qui è chiamata oggi Tong Shu, cioè un libro che si uscirà adesso perché esce ogni anno così, cinese, dove scrivono ancora adesso tutti gli aneddoti di cosa fare, in che momenti propizi fare, ma legandosi a cosa? Alle stagioni, all'energia del luogo. All'energia del luogo. Il solstizio e gli equinozi non sono dei momenti così a caso, sono dei momenti che hanno delle energie particolari. E così come la tua data di nascita, sei nato in un certo periodo e tu hai una vibrazione. Ecco, questo concetto è un po' delicato, potremmo dire. Però ti do un segreto, il campo elettromagnetico di tutti i pianeti sta influenzando in modo quasi diretto la Terra. Non stiamo parlando della luce che arriva sulla Terra, stiamo parlando del campo elettromagnetico, quindi delle macchine solari sulla Terra che si muovono in modo forte, ti cambieranno la coltivazione dell'uva e quindi del vino di quell'anno. Chiedi perché? Quindi in qualche modo, ecco, parliamo di questi argomenti, cioè cose sostanziose comunque che hanno effetti e la risonanza della persona va rinquadrata all'interno dello spazio. La persona, ma anche la casa. Per fare questo abbiamo bisogno di un punto fondamentale che si chiama baricentro. Dobbiamo trovare il baricentro dello spazio. Perché? Perché se non facciamo le cose fatte bene ci inventiamo le robe. Ovviamente io propongo corsi professionali ad architetti tecnici che fanno consulenze, ma devono avere un inquadramento serio della composizione. Non è qualcosa che puoi fare nei libri e leggerli e finirli. Si trova il baricentro. Il baricentro, diciamo, è questa parte appunto centrale che è l'equilibrio delle masse, in poche parole. E fatto questo, una volta che troviamo il baricentro, abbiamo la possibilità di mettere la cosiddetta stella. Questa stella è fondamentale per noi. Questa stella è orientata col nord, che appunto viene inquadrata e ci dà i parametri di cosa troviamo nelle varie aree. 8 direzioni, 8 aree, 8 influenze, perché le direzioni sono interessanti per noi, le direzioni. L'est è qualcosa di particolare, ogni giorno sorge il sole tendenzialmente ad est, è un impatto energetico l'est, l'ovest era interessante perché il sole va a morire, un impatto energetico, cosa stai dicendo, cos'è sta roba? Io sono anche un pescatore, quindi quando tu vai all'alba in certi posti, senti quanto la natura si muove appena è il mattino. E come mai si muove? Te lo sei mai chiesto? Devi incominciare a chiederti un po' di cose, perché quando iniziare a chiederti un po' di cose vedrai che tutta questa scienza è una conoscenza antichissima che ha tantissimo di vero, anzi ha tutto vero. Il problema è che siamo noi che siamo dentro delle scatole di cemento pensando di aver vero quel poco che abbiamo conosciuto. Bene, al mattino gli uccellini cantano perché cantano una roba come un quarto d'ora prima che, diremo così, l'energia arriva in un luogo. Perché il sole manda i campi elettromagnetici prima che arrivi la luce. Quindi loro stanno seguendo il campo di energia che sta arrivando, non è perché festeggiano la giornata che incomincia, l'eccitazione che c'è è un impatto di energia che sta arrivando, che noi non sentiamo zero. E l'eccitazione che c'è quando il sole va a tramontare è perché sentono questo spegnimento molto forte, per cui c'è una frenesia. Infatti si pesca molto bene in questi momenti perché gli animali escono a mangiare, ma escono nella frenesia di un campo che li sta eccitando. Se tu fai digiuni, fai lavori interiori, percepisci queste cose e ovviamente stiamo parlando di cose che bisogna fare anche un cammino interiore per poterle sentire. Infatti questo percorso
magari potesse essere solo letto nei libri. Ecco perché è molto scevro di critica, tra virgolette, o come posso dire, credoneria, eccetera, come tutte le arti antiche, perché ci vuole un cammino per sentire le cose. Quando fai un cammino incominci a dire, oddio, qua qualcosa di vero ci potrebbe essere. Bene, questa analisi appunto degli orientamenti ci dice che come ogni aspetto della casa potrebbe andare in risonanza con altri e facciamo delle analisi, quindi viene riproposta all'interno dello spazio, si danno dei simboli che vengono chiamati elementi. Questi simboli hanno dei rapporti energetici anche con la persona che ci vive, anche le porte d'ingresso, per esempio, hanno degli orientamenti e dicono qualcosa in positivo o in negativo, cioè mandano più energia o meno, tutto il discorso di risonanza. Vi sei mai chiesto perché, non so, una gelateria funziona meglio di un'altra, un negozio ha più persone? Sì, ho capito perché vendono cose interessanti, ma ti garantisco che un 30-40% è il luogo. Hai notato mai, non so, che certi negozi sono in un crocicchio, hanno due vetrine, quelli sono più possibilmente visibili da chi cammina, quindi hanno più possibilità di vendere. Faccio un esempio banale. C'è tantissimo da poter dire quindi sugli orientamenti e sui punti anche stazionali, dove noi stiamo maggiormente, noi osserviamo anche il campo della finestra, sono tutte risonanze che entrano. Se tu guardi fuori, vedi la spazzatura, o vedi il vicino, ti devi coprire, non è un bel stare, faccio un esempio, ma anche l'orientamento di questo per noi dice qualcosa. Tutto questo va rinquadrato in una numerologia, il che le 9 stelle ci aiuta, una numerologia di cui la data di nascita del mese ci danno dei numeri che sono vibrazioni, che rientrano in un linguaggio coerente, perché il ciclo del 9 si lega ai 9 settori, 8 della ruota dei venti più il centro 9, che ci permettono di andare in risonanza e fare dei collegamenti anche di positività e negatività a seconda delle aree dove stiamo. Bello anche questo, oltre al design, oltre alla forma, oltre a tutto quello che abbiamo detto, ha un buon senso anche del design, perché io essendo architetto vedo dei miei colleghi che fanno diversi errori, però si prendono troppo mano dall'aspetto metafisico e non guardano tanti contenuti di buon senso. Prima il buon senso, il buon design, la buona forma, poi andiamo a fare una cosa di raffinamento. Molto, molto visto errori in cui si fa il raffinamento senza guardare invece un concetto di macro insieme. Certo, lo capisco perché è come se parlassi con un medico o un pranoterapeuta che non è medico. Ma se un pranoterapeuta è anche medico, quando ti parla degli organi ti parla con un certo stato di conoscenza. Lo so, in un certo senso non è facile, ma bisognerebbe essere anche un po' tecnici all'interno di questa materia. Parliamo della casa, dopo tutto, cioè, ho capito che parli di orientamento di energie, ma non puoi farmi degli errori macro scala, tipo colora quella parte di nero o di blu scuro perché mettiamo l'elemento acqua, perché nero e blu scuro ti portano in psichiatria, perché sono depressivi, cioè studia un po' i colori, cioè cerca di capire come funzionano le cose. Non puoi togliermi un muro che poi è portante e la putrella devi fare, cioè chiamo un ingegnere, ma un minimo devi sapere un po' di cose anche tecniche. Non mi puoi mettere, non so, dei correttivi all'interno dello spazio o degli orientamenti, ti metti perché così sono i numeri quando poi si sta male come l'hai messo. Cioè, tante cose purtroppo le comprendi se sei anche un tecnico, in quanto hai un beneficio di inventario abbastanza ampio di conoscenza che ti dice no, questa cosa però non ha, ecco, bisognerebbe avere anche questo buon senso. Io nei miei corsi cerco di darvelo perché in qualche modo non è semplicemente la zona buona, sì, la zona buona, ma devi vedere tanti contesti e poi la persona anche con me, insomma, tante questioni che il Feng Shui classico non parla. Però andiamo avanti allora nella bussola. Cosa mi serve per fare queste analisi? Devo capire l'orientamento. Abbiamo sistemi, diciamo, di Google Maps, sistemi dall'alto che ci possono aiutare per capire i gradi del fronte. Se abbiamo sistemi invece fatti sul posto per capire i gradi del fronte con la bussola, insomma, bisogna capire un po' come è messo questi gradi per poi stendere appunto questa stella. Io ho costruito il secondo Luopan, è tutto in italiano completamente, c'è italiano, scusate, europeo, c'ha tutti i numeri e lettere, non ha appunto scritte cinesi che diventa complesso, questo ci permette di avere velocemente i gradi. E questo cosa potrebbe portare? Porta queste mappe di questo tipo, cioè questa è la mappa delle stelle volanti con tutte le cure, quindi abbiamo tanto una composizione corretta di tutte le posizioni e nelle aree e in chi ci vive, e poi tutte le cure attinenti per correggere situazioni per esempio distoniche. E entriamo nell'oggettistica, entriamo nell'arredamento, quindi qua diventa un discorso arredativo molto interessante.
Questa è la scuola del Bazzai, anche qua abbiamo orientamenti e posizioni che si possono guardare, adesso per voi è arabo, ma per farvi vedere le schede diciamo di cosa si riguarda. Una volta che finiamo tutto il tema della bussola del cielo, c'è la parte del verde esterno o la parte urbanistica e il FEISCEE lo guarda e come no, ci sono dei corsi apposta su questo, su come guardare il verde, le aree del territorio, le scuole avanzate delle acque così chiamate, la distribuzione dentro un giardino, insomma tante belle robe perché la pianta, a seconda di come è fatta, si rappresenta, diciamo così, diversi effetti, elementi dalla sua forma, dal suo colore e anche dove la mettiamo. Non è che tu metti le cose così a caso, cioè ogni cosa ha una sua frequenza e ha un suo livello di analisi. Faccio vedere un piccolo esempio di adesso, perché dicevo, facci vedere qualcosa, un esempio di realizzazione, questo è un giardino, diciamo, che io sono andato a mettere a posto di una casa, stavo restaurando la casa intera, però aveva questo giardino, questo è il retro quando l'ho trovato. Per me era molto interessante questo giardino, stavo notando le piante circondarie, si chiama lo sposalizio, cioè tu devi guardare cosa hai fuori prima di pensare al giardino. E questo è il prima e questo è il dopo. Ora, qua notate, per esempio, questo condominio aveva questo acero giapponese. Io ho fatto ricreare un'app, non so se vede poco, un'app però perché siamo all'inizio, un'app già giapponese, vedete qua, che con l'illuminazione della sera, vedete, si collegano. Adesso faccio un esempio di sposalizio stupido per dire. Ecco, l'illuminazione a me è molto importante anche perché crea delle suggestioni anche belle. Per esempio, qua c'è un Buddha che la sera si illumina a diversi gradi e poi rimanere in penombra, puoi avere questo effetto anche abbastanza meditativo, anche in quella parte floreale. Interessante questo giardino perché avendo un altro giardino di un altro condominio, in qualche modo non sembra, vedete, non sembra che sia il suo, illuminando la parte, si collegano i due e questo fa ampliare il campo, quindi diventa anche un concetto interessante. Questo è un altro giardino che l'architetto prima ha lasciato così molto pulito e dritto, a me non piaceva, quindi ho creato invece una specie di elemento così semplice, ha un motivo energetico anche di creare questa cosa. Come vedete questo ferro di cavallo contiene molto più l'energia, copre tutto, qua c'è un garage che scende, quindi il campo viene assorbito, in questo modo si chiude. Questo giardino è, rispetto al prima che era stato proposto, perché poi questa impronta abbastanza tecnica che troviamo ha un senso poco percettivo, non mi rendo conto dei tecnici che si propongono. E questo è tutto l'inquadramento della via della terra, la via della bussola, quindi i vari layer, la via dei giardini, l'esterno. Abbiamo già visto due livelli, per esempio. Iniziamo a entrare nella via dell'uomo, cioè l'uomo interagisce col campo anche attraverso il territorio, cioè la casa è dentro una realtà che è fatta di terra, che è fatta di substrati, di masse, che ci sono anche parti, diciamo, di viadotti, ma ci sono anche acque sotterranee che scorrono, ma ci sono anche campi elettromagnetici intorno a noi, c'è un po' di tutto, insomma. Questa roba la valutiamo? Ebbene sì, nella creatura Feng Shui viene valutata tutto il substrato, manda dei campi radianti. Una parte possiamo rilevarli con elementi tecnici, quindi effettivamente vediamo quanto inquina un traliccio di alta tensione, se non qualsiasi cosa che può disturbare la telefonia, e vediamo la gravità di un posto. Cosa possiamo fare? Possiamo lavorare con le malte in difesa, con dentro diversi elementi minerali che impediscono l'ingresso o anche con delle tendaggi giusti, cioè possiamo cercare di schermarci un po', perché se è inquinante, perché loro possono anche aumentare il campo, quindi bisogna valutare, dico loro, la Enel o chi per esso diciamo può mettere per legge, c'è una legge italiana che è abbastanza alta di livello di campo, quindi bisogna vedere questo poi l'impatto reale che ha in una casa e quanto la casa sa filtrare. Bene, fatto questo abbiamo tutta la parte diciamo tecnica, ma anticamente veniva valutata questo, ti racconterò una storia infinita di conoscenze rabdomantiche di maestri dell'arte nella religione, cioè nel nostro cattolicesimo, nelle chiese, nella costruzione delle chiese. Le chiese venivano costruite sopra maglie radianti, ci sono libri su libri che io ho che raccontano di questi esperti che vanno a rilevare tutti i campi e trovano una cosa abbastanza comune, cioè che l'incrocio di acque sotterranee di falde viene in quel punto costruita tutta la parte della navata e dell'abside presbiterio, cioè tutta la parte importante dove abbiamo il momento della funzione massima e quindi c'è un campo vibrante.
Chartres, adesso se andate, io ho un canale che è di Facebook, Feng Shui Italia, e lì ho adesso appena messo un post, scrivete, mettete mi piace su questo, ho messo un post proprio sulle cattedrali e delle sincronie che ci sono su questo, e racconto diverse cose continuamente, quindi avete diversi spunti anche su questo, come canale YouTube, anche sempre che Architettura Feng Shui le trovate, ma quello di Facebook ha tantissime informazioni in tempo attuale, quindi potrebbe essere un bellissimo punto da intanto tenersi aggiornati. Ok, e poi entriamo in un mondo del gabibbo, cioè il mondo in cui ci possono prendere in giro, no? Che ci sono i cosiddetti rabdomanti che sentono l'acqua sotterranea attraverso forcelle di nocciolo tagliate in luna crescente o attraverso sistemi di gruppi, che sono le antenne di Hartmann, per sentire i capici. Ma che cosa stai sentendo? Non è vero, no? È qualcosa. E noi rileviamo anche una mappatura. Allora, premetto, è vero, ci sono tanti cialtroni, tante persone che si improvvisano, posso capire che è un argomento abbastanza delicato questo, però ti faccio una semplice domanda, riflettici. Ma chiediti una cosa, tutti i pozzi delle case dall'800, 900 che ti trovi in tutte le ville, le case, le corti, chi è che li ha creati? Fatti questa semplice domanda. Come hanno potuto sapere dove era l'acqua sotterranea? O devi considerare che l'acqua era importantissima per ogni territorio, si faceva un pozzo, è come dire tu fai l'allacciamento dell'acquedotto, adesso per te è scontato questo, ma non è scontato un tempo, hai bisogno dell'acqua. Come facevi questo? Ti chiamavi? Qualcuno, sì, certo, e tu buchi tutto quanto il tuo territorio e fai un qualcuno che scavare, zappare la terra da soli e fare un pozzo anche di 6, 7, 10 metri di profondità ti sembra semplice. Se sbagli, non è che l'acqua c'è dappertutto, le falde scorrono, ma devi beccarmi il punto e andare a beccare perfettamente la falda. Cioè non è che puoi sbagliarti, ti sbagli di 50 centimetri, non trovi niente e vai per altri 100 metri. Chiamavano il rabdomante, oh, magia! Un personaggio che gli davi 2 uova, un panetto, e lui ti rilevava l'acqua e diceva, signora, devi scavare qua 7 metri e trova l'acqua. Chiamava il rabdomante, quindi era normale questo personaggio. Oggi questa roba qui invece la lasciamo nei libri o la critichiamo perché diciamo che è una cosa normale. Non è per niente normale, sono persone sensibili, anzi posso dire meglio, siamo tutti sensibili, ci sono persone più allenate a questo che ripercepiscono, diciamo, questi campi, perché il corpo perde di tono muscolare, per cui la forcella è una forma di proiezione, è una protesi della persona che cedendo muscolarmente fa muovere la forcella. Non è che la forcella si muove perché incontra l'acqua e l'uomo perde muscolarmente e si vede questa cosa manifestarsi. Questa è la tecnica rabdomantica, ma in realtà è il corpo che sta cedendo su un po'. Ma allora, se il corpo cede di campo e di forza, e io dormo su un punto così per 8-10 anni, mi farà qualcosa a dormire sotto un veicolo di acqua sotterranea? Se neanche le galline ci vanno, se neanche il cane tuo di casa ci va in quei punti lì, ti fai 2 domande, fate 2 domande perché questi punti qui sono punti appunto non il massimo. Nella nostra analisi di architettura Feng Shui andiamo a rilevare questi punti che spesso sono anche nel letto per fare poi stendere giù una diciamo mappatura con le acque sotterranee. Qua ci sono 2 incroci, per esempio, io non vi racconto le storie, ma questa persona stava andando cieca anche dentro, aveva un problema tumorale, questa persona qui, andata via da questa casa, è regredito. Adesso io dico cose che i medici potrebbero dire, ma io ho trovato degli aspetti, galline che non facevano più le uova perché all'interno di questi campi, dentro un pollaio, c'erano delle parti, cioè, e quel punto lì le galline non facevano più uova. Spostati quel punto lì, le galline hanno fatto le uova, ti chiedi perché, cioè ci sono diverse cose che gli animali ci dicono. Ecco, io ho trovato anche esempi di persone che si sono ammalate. Certo, non sempre le case sono a questo livello, per fortuna, e non sempre ci troviamo in questo tipo di traiettorie, cioè di concomitanze di questioni, per fortuna, però quando mi sono capitate, e non sono state tante, diciamo nella mia vita ho avuto 3-4 possibilità su 20 anni di lavoro, però una volta che ho valutato, ovviamente con rabdomanti qualificati, esperti, che poi non sono rabdomanti, sono studiosi di geobiologia, sono geologi anche, cioè non è che è gente che si improvvisa e viene dalla campagna. Quindi io ho selezionato il meglio che potevo nei miei anni, ovviamente. E cosa faccio dopo? Cerco di progettare in modo che le persone non stanno all'interno di questi spazi. Questa è la geobiologia. Ok, quindi mi stai aggiungendo anche un altro tassello. Certo, nella via dell'uomo è capire il luogo anche. E poi iniziamo con la numerologia, ancora più attenta, il Bazzi 4 piazze del destino. La numerologia è una cosa, io la insegno, una cosa molto sofisticata che fa capire tanti livelli interni della persona fino al punto in cui
appunto la persona entra in sincronia con diverse questioni della sua vita. Il Bazi è anche molto particolare, quello cinese, perché ci dà degli aspetti anche del nostro campo futuro, cioè di come andranno le cose, cosa che non è così semplice per l'astrologia nostra. Loro sono molto attenti sul campo sinergico del dopo. Tu dirai, ma il futuro non è scritto, hai ragione, ma anche no, perché in parte è scritto nella macrosistema, delle forze più grosse, poi dipende dal tuo atto di volontà, dal tuo libero arbitrio, per carità, però tante cose sono un po' descritte in un campo. Faccio un esempio, è come se un branco di pecora sta andando giù verso un burrone e tu sei lì che stai osservando la spinta, stanno sempre più accelerando. Qualcuna cadrà giù dal burrone, cioè se quella è la spinta, tu non è che sei un veggente, ma dici guarda quella è la spinta, quello sta andando, tendenzialmente chi è che si ferma e si sposta? Chi è saggio, consapevole, che ha attivato una consapevolezza e quindi un libero arbitrio di decidere di cambiare strada. Questo può cambiare tuo Bazzi, sì, ma la maggioranza delle persone segue il flusso. Questo flusso è descritto, quindi non è qualcosa di così strano. Se tu hai creato delle traiettorie nella tua vita, quelle le hai già determinate con una certa forza, stanno spingendo quelle traiettorie, è difficile togliersi. Come stai notando nella tua vita, il tuo lavoro, le cose che fai, non è così semplice togliersi da lì, devi avere tantissima energia per toglierti. Bene, questa roba qua va un po' a raccontare queste. Come la bisogna vivere, non con un senso di dire oddio il mio futuro, ma in un senso di dire oddio che strumenti posso avere in più, come posso essere consapevole di come muovo le cose, come posso imparare anche, come posso migliorare da queste cose che mi stanno arrivando, perché se ti dice che devi stare un periodo tranquillo, stai tranquillo, decanta, rifletti, ricrea dall'interno una nuova via per te, non che continui a spingere come un pazzo in un periodo che sta scendendo. La discesa, la crisi è un momento di decantazione, non è un momento di fallimento. Questo è un altro processo mentale occidentale brutale, cioè noi vediamo continuamente l'inverno che arriva, questa è una crisi, le donne alle amministrazioni, quella è una crisi, e perché non viviamo il fatto che la crisi è un processo di contenimento per poi esplodere nella primavera e vediamo invece che l'inverno c'è freddo, che brutto, e non siamo consapevoli di quello che sono i cicli. I cicli sono tutti bellissimi e tutti sacri, è che nessuno ce li insegna, quindi andiamo avanti con questo tipo di modo di approccio molto far sempre di più, no, di questa spinta al rialzo. Ecco, l'orientamento che bisogna guardare però se usiamo il Bazzi è delle 24 montagne, non è un orientamento delle 8 direzioni. Mamma mia quante robe, certo il Feng Shui non è 4 robe che leggi in un libro, è abbastanza complesso, l'orientamento è un orientamento diverso. Attenzione, esiste anche la selezione delle date. Io l'ho fatto per 2 anni, così Tom Shu, ho fatto degli almanacchi che vendevo a poco, diciamo, adesso ho smesso di farlo perché è un lavoro enorme, su tantissimi livelli, dove uno dice, ok, io guardo questa data, se è propizia per me, e c'è tutto uno studio. Pensate che a Dubai, faccio un esempio, esistono consulenti che si fanno pagare 10.000 euro per consulenze di numerologia. Cioè, perché? Perché funzionano. Cioè, voi dovete capire una cosa, la maggior parte delle cose che vi arrivano sempre distorte come qualcosa di banale. Ma perché vogliono che sia così. Le cose che non arrivano distorte è chi ha soldi, chi sa e chi sta zitto. Insomma, la conoscenza non è per tutti e la gestione di questa conoscenza non è per tutti. C'era un'imperatrice cinese dove è andata poi a risiedere nella cosidetta Casa del Tè, questa vicino a Pechino. Questa imperatrice era molto avanti anche con la conoscenza e con la modernità. Finché a un certo punto va in Inghilterra, va nelle zone nostre a imparare diverse cose, torna e allora i cortigiani dicono quante cose che hai imparato, distribuiscele al popolo, insegnale. E lei ha risposto, il popolo non è pronto, è meglio che rimanga ignorante. Questa è una frase storica, cioè della gestione del potere e del fatto che tante cose, in parte è giusto così, cioè nel senso che ci vuole un livello di percezione per gestire certe cose, altrimenti ci si fa del male. In parte c'è anche una manipolazione perché si vuole anche che è più comodo, no? Cioè, se tutte le persone sono ignoranti, tu continui a gestire le cose, tutto ti torna a te, questo è l'ego, no? Che lavora. Comunque, direzione delle date, altro grande problema. La via dell'uomo è che noi costruiamo un corpo, diciamo, meglio ancora, l'anima si inserisce in un corpo che è perfettamente coincidente con le sue qualità dell'anima. E qua dobbiamo andare in uno spettro che non è proprio così tecnico.
nel senso che abbiamo corpi diversi, non a caso noi abbiamo corpi diversi perché diciamo abbiamo personalità diverse. Diciamo che c'è una personalità che si incarna, mettiamola così, e descrive attraverso la fisionomia di un corpo, in questo caso del volto. Io ho fatto un bellissimo corso, l'ho studiato con diversi maestri e mi sono reso conto di quanto vero è anche questa roba qua. Ogni volto dice tantissimo della persona. Perché dovrebbe servirci a noi? Perché in 5 minuti da guardando la persona capisci un po' com'è. E sarebbe buono che tu capisci i clienti, ma ancora meglio con chi ti allei, con chi firmi i contratti, con le situazioni in cui ti metti, perché se tu percepisci dal volto la storia, e ricordati che il volto ha dietro tante cose non sottili, anche non dette, il non detto, il paraverbale, ciò che non percepisci dal parlato, è tanta roba che ti fa agire nel modo corretto. Movimento corretto, nella posizione corretta, nel momento corretto. Questo è la triade feng shuistica del segreto del buon successo. Quindi fisionomica, quindi non è solo la casa estrapola una parte di noi, diciamo, che avanza attraverso un corpo. Infatti la cosa pazzesca come sempre nei cinesi, è che non sono limitati nella fisionomica, che poi è stata ripresa in Occidente, con Lombroso, con diversi studiosi, ma loro guardano anche la data, cioè i momenti propizi o come noi vivremo. Cioè si possono vedere a seconda dei tagli, le rughe, le crepe, le distonie, di tutto quello che noi siamo, i denti che vanno uno davanti, l'indietro, abbiamo tutto, la dentosofia, adesso sta tutti arrivando dietro a questi studi, ma loro già dicevano, guarda che se tu hai una sopracciglia rovinata per una cicatrice, intanto nella fascia dell'età in cui andrai a considerare i 33-31 verso questa fascia di età avrai dei problemi, perché è stato segnato quel punto, è come se fosse una mappa di un oroscopo della tua vita. E poi, siccome questo si lega ai fratelli, alle collaborazioni, la parte delle sopracciglia, il rapporto con, vuol dire che tu fai fatica, hai degli attriti, sei in conflitto con i tuoi pari, o sì, con i tuoi pari o i collaboratori, comunque i tuoi pari. Nota che questa cicatrice specie ce l'hanno i carcerati. Nota che questa cosa qua la fanno i giovani, chi si taglia la sopracciglia così per fare questo senso di ribellione. È interessante anche i piercing, le robe, cioè studia queste cose perché ogni roba ha un suo riferimento e anche qua è interessantissimo, una mappa nostra, a parte le rughe che abbiamo, che sono appunto le sovraccitazioni dei pensieri, il modo come viviamo, tutta una serie di stress. Dopo 9 anni di core energetica con Reich, Freud, Pierrakos e tutto quello che è lo studio sulla fisionomia corporea in questo caso, sono andato avanti e ho creato la cosiddetta personalità abitative, che la mia collega Monica Ma, psicoterapeuta, porta avanti in modo egregio e fa dei corsi apposta di questo, dove si guardano anche le personalità all'interno della casa, quindi ogni casa ha una sua personalità. Oddio mio, anche questo, certo, quindi non c'è solo il feng shui, ma c'è l'uomo che ha una personalità e lui veste. E com'è che lo veste? Come veste un corpo, veste la casa è un secondo corpo. Quindi noi potremmo leggere come arrediare dato, in che modo, perché l'ha fatto e qui deduciamo degli aspetti psicologici proprio, della personalità, negli aspetti positivi e negativi. Uno tra tanti, il rigido, è chiamato così, ha delle case molto, molto belle, molto composte, però hanno poco calore e questo vuol dire tutta una serie di aneddoti di taglio, si dice, tra il cuore e la parte delle pelvi, tra un'infanzia di un certo tipo, è tutto molto psicologico, ma chi ci entra si renderà conto di quante sincronie sono molto reali. Uno psicopatico, così chiamato, scusate questi termini vengono ripresi proprio dalla medicina classica anche, nel senso che la psicopatia è il controllo, noi possiamo dire una persona che è molto controllante, spesso va negli attici, spesso ha dei grandi sistemi di hi-fi o di tecnologia, gli piacciono tutte le cose tecniche, si mette nelle posizioni di potere, vedremo tante abachi di protocolli che riguardano quella personalità. Noi siamo una, in maggioranza e due, la seconda non è così visibile di personalità, e noi abbiamo una casa che è la casa quindi potremmo dire, ah, ma tu sei attraverso, io ti dico come sei attraverso la casa che hai, potremmo dire questo. Quindi questi corsi, questa conoscenza ci fa capire come operare in modo armonico per migliorare le qualità di quella persona, ovviamente. Noi, il fine nostro è l'armonia. Beh, anche il colore è importantissimo, spesso negli approcci di architettura usiamo poco il colore, ma il colore può essere un elemento di grande trasformazione dello spazio, ma il colore come usato, bisogna conoscere la fisiologia del colore, cioè gli effetti che ha sul corpo il colore. Ci sono tantissimi studi, è solo che noi siamo
non così coscienti, ma vi garantisco che un McDonald's, che le sue grandi compagnie conoscono perfettamente il colore. La Coca-Cola, quel colore rosso lì, pensate che sia a caso, eccitante, che l'eccitazione massima è il rosso, quindi la caffeina, sottolinea, se l'avessero fatto verde quella lattina non avrebbe avuto il successo come il caffè. Faccio un esempio, adesso prendiamo il rosso, ma vi aprirei un mondo che ci sono 8 lezioni solo di questo. Il caffè, diciamo, come noti, ha sempre delle parti rosse, no? Perché? Perché il rosso è eccitazione del caffè. Il bio è verde, per esempio, il biologico ha non so, vai nel negozio biologico, sempre parte di verde perché ricorda la natura. Cioè, se noi sbagliamo però e mettiamo un colore che non è attinente allo stato simbolico dell'archetipo profondo che è dietro il colore, noi stiamo sbagliando l'allineamento, così viene chiamato. Nel senso, l'allineamento è molto importante. Purificazione, una casa ha anche una sua storia. Chi ci ha vissuto, ci può aver vissuto anche male, una storia profonda di dolore, di lutti, di morti. Come la togli questa cosa? Rimane questa cosa? Oh, ma questa stanza è così pesante che l'aria si taglia con un coltello. Queste frasi, cosa vuol dire l'aria pesante? Perché senti pesante un luogo? Non è solo la geologia, non è solo il feng shui che non ci arrivi, ma è la storia. Attraverso diverse tecniche di purificazione si possono anche a diversi livelli togliere la memoria cosiddetta e entriamo in un mondo particolare della memoria delle cose. Ma tu te lo metteresti mai un monile che hai trovato per terra di una seconda guerra mondiale, la gente va a cercare queste cose, te lo porteresti in casa, sta gente si va a portare in casa pistole, robe, lasciamo perdere. Poi diciamo, no, non prenderesti un monile così di una persona sconosciuta. E perché non lo fai? Che problemi hai? È perché senti che non sai, che ti stai portando su di te, sul tuo corpo, una vibrazione. Ah, allora perché mi dici che la cosa è così strana se una casa ha tutta una memoria di storia e di pulirla ha un po' un suo senso, no? O meno comprenderne. Quando vai a comprare una casa, chiedi che ha vissuto prima dentro, perché quella vibrazione te la stai prendendo pure tu. È un po' una dote è come i figli che prendono la dote dei genitori, in qualche modo assorbono tutto quello che hanno vissuto i genitori, che lo vogliono o no. Questo è l'altro grande aspetto. Vabbè, entriamo un po' più nel campo tecnico, tutto questo che non viene così detto al cliente, tutto quello che adesso vi sto facendo vedere tendenzialmente lo tengo un po' per me, perché sono diversi ambiti un po' particolari. Però diciamo poi io lavoro con degli studio anche di relazione, perché non posso fare tutto, degli studio bravi, questo è lo studio Savorelli per esempio, che lavora con la biodilizia e la bioclimatica, mi piace molto, collaboro con loro, e vedete che lavoriamo anche con l'esposizione del sole, cioè apriamo parti in modo da o recuperare l'aspetto solare con la rifrazione anche sui materiali di contenimento del calore, quindi questo ci permette di lavorare molto bene, ma i flussi dell'aria anche, ragazzi, zero studio sull'aria. Tutti gli architetti che escono adesso non conoscono per niente come far girare l'aria nelle case, con che tipo di ventilazione, a seconda anche delle stagioni, i movimenti dell'aria del territorio. Ragazzi, il raffrescamento è fatto in quel modo lì. Non è che dovete fare le case sigillate completamente e poi farmi girare l'aria all'interno, l'aria condizionata. Cioè, questi sono dei bunker. Noi siamo poi italiani, abbiamo bisogno della visibilità esterna. Non è che possiamo fare le case passive chiuse così. Cioè, cerchiamo di capire anche. Quindi non c'è studio su questo, specialmente nelle zone a sud Italia dove c'è molto caldo, il giro dell'aria è importantissimo. Zero studio. Questo è un progetto che stiamo portando avanti di una villa, per esempio in bioclimatiche, che faccio vedere anche delle cose, delle realtà. C'è il geotermico, esiste, entriamo nei campi tecnici delle risorse rinnovabili, cioè non è che ci siamo fermati solo a parlare dell'antica storia del Feng Shui, no, la tecnologia la usiamo come i pannelli solari, tutto questo, il recupero, o il geotermico è col calore terrestre. Pro e contro dipende dalle spese, dai recuperi, dalle sovvenzioni, bisogna un po' capire adesso, c'è tutto il tema dei cappotti e robe che poi sono tutte tasse che ci arrivano, lasciamo stare, anche questo grande argomento che prende il tempo che trova, continuano a cambiare anche le leggi, cioè chi ci sta guadagnando, chi, forse le banche, forse le ditte, ma il singolo ci sta guadagnando, insomma bisogna fare un bel ragionamento su tutti questi aspetti. Quindi buon senso sempre, prima di fare, facciamo bio, cambiamo i materiali. Certo, non ti fa mettere polistirolo dentro la stalla a casa, perché i pacchetti anche delle edificazioni con la biodilizia ti danno delle cose molto più interessanti. Qua sono dei lavori appunto di riscaldamento attraverso, questi sono cappotti fatti con materiali di legno, sono molto sani anche, per esempio, non ovviamente polistirolo, robe strane, questi sono i pannelli radianti per il riscaldamento. Passivo, bassa temperatura, lavorano bene, oggi come oggi hai un bel riscaldamento omogeneo, devo dire, non è come prima che diventava caldo il pavimento. Ovviamente i materiali bio
cerchiamo di seguire ditte e situazioni che ci fanno cose più attente possibili per la traspirabilità della casa. Questo è un altro intervento nostro, guardate il lavoro delle lamellari sul tetto, è un soggiorno, diciamo, come tante case, diciamo, interne. Ecco, arriviamo poi al progetto di analisi che si stende giù tutta questa consulenza. La consulenza è all'interno di tutta una serie di abache di valutazione per poi arrivare al progetto vero e proprio in comune, che è tutto un altro mondo, e poveri architetti, ingegneri, chi deve stare dentro la burocrazia sa bene come oggi non stiamo più facendo gli architetti, cioè non ne possiamo più perché diventiamo dei burocrati, cioè il divertimento del design è sparito fra un po'. Quindi, ahimè, fate questi corsi perché vi divertite almeno di ricordare che cosa sarebbe stata l'architettura. Ecco qua la presentazione, diciamo, di lavori, la legge degli handicappati, eccetera, eccetera, nell'edilizia sono veramente sono molto peculiari. Il design interni, quindi nella stesura anche del pavimento, l'analisi di come si stende un pavimento e come si muovono i flussi a seconda, certo, perché sono linee, quindi io porto il flusso verso, sarà importante capire come lo stendo. Un pavimento ortogonale in una camera da letto permette al letto di essere più stabile. Se io entro in un ingresso e metto il pavimento in diagonale, spingo verso una diagonale che va verso la luce, verso una terrazza, non è che lo faccio a caso faccio l'orientamento va fatto su delle sinestesie, percezioni dello spazio, perché mi porta verso i punti transitori di maggiore effetto di design, di luce, di accoglienza. Se faccio degli errori in questo senso, inizierò a creare distonie. Quanto più vedi il flusso delle cose, quanto più capisci. Vediamo un design di interni, adesso, ultimi lavori, adesso ho messo qualche immagine tra 1000 progetti seguiti. Questo è un corridoio, e prima e il dopo. Questo è il dopo, vedete? Questo è il prima e questo è il dopo. Ecco, il pavimento, vedete come è stato messo? È stato messo in questo modo. Perché? Perché allarga lo spazio con un cartongesso. Prima, adesso qua non si vede, era alto e bruttissimo ovviamente la sensazione. In questo modo allarga, poi questo cazzo di apparati con questa luce vibrante che porta verso il giardino che avete visto prima. Questa era la casa col giardino, vedete? Quindi era una preparazione per questa roba qua. Questo è un centro di benessere, ma anche amato, e questo corridoio l'ho migliorato creando una quinta, sfasando le luci, alleggerendo, diciamo, lo sviluppo di questo corridoio e portando questa quinta in fondo con una resina, fatto un quadro, una roba. Però questa si avvicina come effetto, quindi il corridoio diventa un elemento che, come io, non è che, cioè, i corridoi spesso sono dei punti un po' dei budelli della casa, dove spingono un po' troppo il campo, si dice, e ne sono delle funzioni non così ben studiate dagli architetti. In questo caso bisogna creare delle scenografie invece dove hai un coinvolgimento e rallenti. Questo era un ingresso di una casa che andava a finire poi dietro, era un flusso aperto, si dice, dietro anche al giardino, e io ho aperto questo muro di destra laterale, ho fatto un'arcata per cercare di deviare il flusso che se no era troppo spinto. È come se tu entri in una casa, vai in cucina, vai fuori dalla cucina. Quando trovate queste case dove tutto apri, è tutto un corridoio, un'infilata, questo crea una distonia. È come un flusso di energia, direi, di un medico cinese che si disperde. Questa è un'altra entrata che ho migliorato con queste arcate, questo lavoro in cartongesso di apertura. Questo era il prima, vedete, questo era il dopo. Sì, sembra un po' una chiesa, entrando un po' esagerato forse, però gli piaceva al cliente questo effetto molto aperto, no? Che si apre la cucina. Casa piccolissima, cioè vedete delle cose abbastanza. Ecco, questo era un altro ingresso tutto aperto, si dice quando il flusso è aperto, tutta l'energia va via, è stato mediato da questa arcata, il divano messo qui, adesso questi sono tutti particolari, però questo è più stile borghese, con gli aggioletti che riprendono. Però vedete, la volontà di una progettazione che può variare dagli stili ha sempre un contenuto dietro di senso del feng shui. Questa è una porta curva, diciamo uno sviluppo curvo con elementi di porte curve, perché devo ampliare lo spazio lentamente per arrivare poi a questa zona camera letto con un basket idromassaggio dentro la camera, la voleva con un giardino zen, fibre ottiche. Questo è il baricentro caricato, perché serviva a caricarlo in quel caso lì. Però vedete sempre cose abbastanza pulite, non è che entri in una casa e dici questa casa è una casa feng shui. Errore. Se entri in una casa e tu vedi un'etnia, cioè vedi un'esoticità, vuol dire che non è un buon feng shui, quella è una roba cinnaseria buttata dentro lì. No, il feng shui è un modo di ascoltare lo spazio, è una percezione delle cose, ma il design è il vostro, cioè è la trama che c'è dietro a questo che è il feng shui, architettura feng shui, cioè
ma spesso per ignoranza si reputa che mettendo cose un po' cinesi facciamo quella cosa che poi diventa magica. Non c'entra niente, qua è tutto un discorso di percezione, di ascolto. Perché funziona un marketing? Funziona un marketing perché c'è tutto uno studio di posto, di locazione. Un mio conoscente che è stato bancario, direttore bancario, mi ha detto che prima di aprire le filiali fare uno studio sul territorio di tutti i conti correnti bancari della zona. Cerca di sentire quello che sto dicendo. Cioè non è che tu ti apri una cosa solamente così, e quando vedono una zona territoriale dove ci sono più alti livelli di conti correnti, li aprono. Quindi quello che ti sto dicendo è, prima fai analisi del territorio e di tutto quello che tu fai e poi ti muovi, cioè non è niente fatto un po' a caso. Quindi la trama, la struttura è fondamentale perché tu possa vendere meglio, farti conoscere, ma stare meglio in una casa, in qualsiasi cosa che tu fai. Se hai poca struttura, poca trama, cioè puoi fare tutti i ragionamenti che vuoi, puoi mettere cose etniche e farti pagare 10.000 euro, ma poco funzionano. Quindi mi raccomando, è importante, questo è un bagno, una schifezza di bagno come abbiamo trovato, questo è il prima, fai vedere cosa andiamo anche, che energia andiamo a trovare, questo è il dopo. Questa è un'altra lampada che ho creato con rame, vedete poi mandala. Quindi vieni a sentire la luminosità, no? L'aspetto anche di luce che deve portare al cambiamento interno. Questa è la lampada che è stata creata, appunto, mi diverto ogni tanto a fare anche degli oggetti di design che diventano oggetti di cura anche all'interno dello spazio. Possono essere fatti in resina in diversi modi, questo è la mia necessità anche di design, di buttarmi a fare delle cose così anche divertenti, però hanno loro effetti notturni. Abbiamo un altro ingresso abbastanza brutale che continua e qui è quel corridoio di prima, vedete come è un po' rallentata la percezione, sempre in questo elemento anche di quadri, eccetera. Bene, stiamo arrivando alla fine, finalmente poi lascio spazio a voi, a tutte le domande, vediamo dei progetti vostri. Io faccio preventivi gratuiti se uno volesse sapere anche le consulenze, se uno invece vuole vedere il discorso dei corsi, l'accademia è piena, basta vedere sull'architettura Feng Shui, c'è tantissimo, Mato nei mail, vi spiegheremo tutto. Ci sono i corsi online che da fare a casa vostra, questo non è nessun problema, potete fare anche quelli. E perché vi ho portato qui? Perché nell'analisi del Feng Shui si parte, abbiamo visto prima, dalla grande area, quindi tutti vorremmo adesso essere in Puglia a mangiare. Comunque, allora, segniamo anche a questo punto, allora andiamo un po' indietro, e andiamo a vedere dove sei messa. Ah, sei dal mare abbastanza Lontana, sì, sì, sì. sei sul Però è crinale a nord, dell'Arnia, diciamo, il sei mare, a sì. nord, questa del monte sei vicino a quelle parti lì, no, più su forse. A Bari, eh sì, ok. Allora, qua notiamo la traiettoria di questa vialità, vedi questa via qui che è molto importante, Sì, quella è la statale 100 ed è proprio vicinissima, è attraverso. che porta energia, e sto guardando i campi, io quest'altra qui anche che va a Turi, è un'altra Sì, importante che gli passa proprio via attaccato, cioè che entra, sì, fa da sì, qua, però è quella che entra in città e quindi ha questa viabilità molto forte. sì. Ok. Allora, ok, quindi perché guardo questo? Perché guardo il potenziale. Non è male questo posto, perché ha una traiettoria di questa strada che si incrocia con l'altra, no? Per andare a Bari, quindi è un incrocio di strade. Questa è importante che svalica Taranto, molto importante questa qui, però l'altra anche non è male, un po' minore, però lei proprio si incrocia e tu fatalità sei proprio sul punto dell'incrocio perché questo continuando porta sulla strada per riprendere questa, quindi sei dentro questo anello, noti? L'anello che si crea dalle due strade prende questa parte della città, quindi questa parte della città è più vivificata dal campo. Sì. Diversamente dalla parte esterna che è meno vivificata. Tutto quello che sta dentro questo anello ha come della risonanza di movimento. Tu sei anche, diciamo, al confine di questo aspetto. Certo, questa è un po' disturbante, questa statale. Tu no, entra in una parte che poi diventa quasi cittadina, ma se ci piace a noi, perché la casa, se è messa in un campo che arriva del C, per lo sviluppo tuo culturale, economico, della tua professione, funziona. Quindi è proprio nell'imboccatura di un campo radiante, arrivante. Ora, dove sei messa nel territorio però? Non sei messa in testa, quindi il campo, e poi aspetta, c'è questo punto di rotonda molto importante perché l'energia si accoglie qua, cioè si accoglie nella rotonda qui, però a un certo punto arriva davanti e siccome questa è un'area, come dire, aperta, vedi fino qui, il campo è come se si sediasse qui e qui viene mosso.
Quindi viene mosso con due bocche, una bocca di qua e una bocca di qua. Una bocca di qua che ci va su questo elemento qui, quindi questo elemento qua non sappiamo cos'è, ma È un palazzo di 3 o 4 piani, mi sembra. prende energia questo perché è cammino pedonale anche, quindi lo becca di brutto. E poi questo ingresso anche, meno quest'altra parte, questo ingresso prende energia. Ok, quindi stavo dicendo, se io aprissi la porta nell'altro verso, per capirci, no? Quindi così, avrei già proprio una stupidata, questa, ma proprio ragioniamo sulle cose, iniziamo a ragionare sulle cose semplici. Allora, questo mi porta... Vi dico che questa è una cosa nata da una settimana, quindi ecco va perché bene, va sta bene. un disegno No, così. diciamo, la forma è questa, la lotizzazione, Sì. i metri quadri, questa è la Sì, forma. sì, più o meno sì. Ecco, già se apro così ho un muro davanti, è vero, non è bello, ma appena dopo il muro, quando apro, si espande tutta la zona del soggiorno. Quindi la percezione che ho, che come apro la luce, inizio a vedere un qualcosa che è interessante. L'altro invece vedevo un muro che mi portava al bagno. Da un punto di vista feng shuistico, questo è un campo di Qi che va a finire nel bagno e mi depaupera la casa. Questo invece è un campo che diventa interessante. Sarebbe interessante anche... adesso la porta è stata fatta così, basta questo muro, potremmo questo muro colorarlo, fare una cosa interessante, bisogna renderlo, non so, illuminato, vivificante, con un bel quadro, cioè deve essere proprio studiato bene quel muro, perché tu vedi davanti a un muro non è piacevole, però subito dopo il muro, appena arrivi a questo livello, cioè arrivi un po' più avanti col corpo, arrivi qui, qua subito questo colore che mi hai dato potresti riprenderlo su questa parete o queste. No, non è così giusto. Allora, ti faccio un esempio. Qui siamo nell'arredamento. Allora, se io il letto, e poi bisogna ragionare insieme, se il letto lo mettessi per così, ok, questo cosa mi comporterebbe? Che a livello paesaggistico sono con la schiena alle Murge e ho davanti il mare, quindi sto ricreando la simmetria generale. E ho un bel muro pieno comunque, e ho davanti il fronte della casa, quindi sto ricreando un controllo sulla casa davanti, quindi questo mi funziona molto meglio. Non solo, ma il fatto che io entro con la porta che ha un flusso molto importante, mi sbatte contro nei due, quindi io ho qua un'aggressione, soprattutto per il primo che povero Cristo stava qui, con il bagno anche che ha un'energia un po' distonica, quindi questo mi arriva e mi batte su questo per andare alla finestra, quindi entrambi erano feriti. Però adesso prendiamo una cosa molto più banale, se quello lì è il nord, facciamo colpa uguale. Questo qui è tendenzialmente il tuo piano è così, quindi sarà un nord 3. Questo è nord preciso, quindi poi ha la declinazione magnetica di 3 gradi che va indietro, sarà un nord 3 però come punto. Un nord 3. Ora nord 3 il fronte però qual è qua? Il fronte che noi prendiamo è questo, perché c'è la porta d'ingresso, entro da qua, un nord 3. Allora, ti spiego cosa. Nord 3, tu la costruisci ovviamente, ecco, quando è che la costruisci? È dopo il 2024 o... No, 2023, forse iniziamo a maggio del 2023. Vediamo. Hai un 6-9 al fronte, ma siamo messi proprio bene. Andiamo a vedere se poi il periodo dopo che succede, è un 9-9 al fronte, quindi mi perdo un 9. Allora vediamo un po', tornare indietro, è un 9 al fronte e un 8 al retro, wow, e qui un 8, mamma mia, messa proprio bene, buono, ti dico perché, sì, perché hai la stella 9 che dopo 2024 è fortunata, è una stella fortunata, quindi porta energia yang dalla porta d'ingresso del fronte, il retro, buone relazioni nel 23, e con la stella 9 è eccezionale che sia al fronte, grazie Kiki, intanto, bene, avanti tutta, allora, buon progetto. Grazie, veramente.